chi accederà al serale di Amici 25. In questa puntata di Forzinet proverò a fare le mie previsioni. Ovviamente la prima puntata di gennaio ha sconvolto, ha scompiato completamente i piani. Prima di entrare nel merito vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forzinetti qualora aveste piacere nel seguire i miei video e magari anche di lasciare un like a questo video specifico. Come dicevo, la prima puntata del 2026 ha sconvolto completamente i piani per quanto riguarda la squadra di Amici. Allora, sono stati eliminati fondamentalmente degli allievi, a parte Flavia che onestamente non pensavo che poi alla fine sarebbe stata eliminata, però nel ballo sono stati eliminati degli allievi che immaginavo che non sarebbero arrivati al serale. In quel caso Paola, Anna e Giorgia, essendo tutte e tre di Veronica Peparini, almeno una pensavo che l'avrebbe portata al serale. Non è stato così, Veronica Peparini praticamente si ritrova soltanto con Pierpaolo e con Alex, perché Chiara ha scelto di passare invece con Emanuele Lo, che adesso ha due allievi esattamente come Veronica Peparini, perché ha anche Alessio, e Stefano Celentano invece ha Emiliano e Maria Rosaria. Quindi abbiamo praticamente due allievi a testa per quanto riguarda il ballo, e direi che è molto molto particolare la situazione. Però prima vorrei focalizzarmi sul canto, dove invece sono in 10, totale praticamente di 16 concorrenti. Negli ultimi anni al serale sono andati più o meno 15 o 16 concorrenti, l'anno scorso erano 16, poi c'è stato il ritiro prima del serale di Dandy, che comunque la maglia aveva conquistata, sono diventati 15. Allo stato attuale delle cose vedo difficile che possano essere 15 o 16 gli allievi ad accedere al serale, altrimenti ci andrebbero praticamente tutti. Quindi è probabile che innanzitutto entri qualcun altro e vedremo chi, non tanto nella categoria di canto quanto in quella di ballo. Nel canto potrebbe entrare qualcuno per sostituire Flavia, vedremo poi nelle prossime settimane se sarà così oppure no, e soprattutto se colui o colei che entrerà riuscirà poi a conquistare il serale, perché entrare a gennaio-febbraio, l'abbiamo già visto anche negli anni precedenti, poi è comunque penalizzante perché non hai fatto un lavoro che invece hanno fatto tutti gli altri nel corso dei mesi precedenti. Allora, al momento io direi che nonostante le classifiche stiano un po' scombinando i piani, perché non soltanto le eliminazioni, anche le classifiche hanno scombinato i piani in maniera netta e decisa, credo che ci siano dei nomi che comunque per me meriterebbero il serale e secondo me ci andranno. Allora, io penso che Lorenzo Salvetti, nonostante gli ultimi due piazzamenti, riuscirà ad arrivare al serale, perché sarebbe clamoroso, secondo me, non portare uno come Lorenzo Salvetti al serale, quantomeno. Ricordiamoci che l'anno scorso comunque Luke, che aveva delle lacune evidenti, poi anche Lorenzo Salvetti deve migliorare su diversi aspetti, per carità, però Luke con delle lacune evidenti e 1000 sfide effettuate e vinte, è arrivato al serale. Non fraintendetemi, Luke è bravo nel suo, però chiaramente aveva delle pecche. Per me Lorenzo Salvetti ha sicuramente più esperienza, è uno stile diverso, ma per me Lorenzo Salvetti lo merita il serale. Se l'anno scorso ci è andato Luke, merita assolutamente anche Lorenzo Salvetti di andarci, senza nulla togliere a Luke chiaramente. Con Lorenzo Salvetti poi in squadra di Lorella Cuccarini abbiamo Angie e Michele. Allo stato attuale delle cose sicuramente la ragazza più in difficoltà è Angie, però per me, allora, innanzitutto l'esibizione della scorsa puntata meritava assolutamente le prime posizioni e non era da quinto posto, prima cosa. Seconda cosa, poi io penso che Angie possa arrivare al serale, penso che ci arriverà. Michele in questo momento ha fatto uno step in avanti, fino a qualche settimana fa l'avrei dato per escluso e adesso invece probabilmente al serale ci andrà, e anche meritatamente, perché comunque ha cambiato marcia, ha cambiato passo e quindi il serale lo merita. Penso che Lorella Cuccarini potrebbe portarli tutti e tre al serale, questo è il mio pensiero. Per quanto riguarda invece la squadra di Anna Pettinelli abbiamo Gard, che per me è una certezza, perché Gard è stato sempre nelle prime posizioni, ha dimostrato comunque di essere bravo e di meritare quanto raccolto finora, quindi per me Gard sarà al serale in maniera proprio diretta, spedita. Gli altri due allievi della Pettinelli sono Elena e Opi. Allora, il discorso di Elena, a me Elena lascia molti dubbi. Sono in 10 e ripeto, qualcuno di questi 10 potrebbe saltare. Elena a me non convince. Penso che Anna Pettinelli abbia eliminato Flavia anche perché vuole puntare su Elena, quindi potrebbe effettivamente portarla al serale, però è quella su cui al momento ho i maggiori dubbi, più dubbi su di lei che su Opi, perché Opi comunque nei singoli è stato forte. Nella puntata del 18 gennaio di fatto è arrivato anche nelle prime posizioni, quindi Opi sui singoli va forte e questo è un plus importantissimo. Ricordiamoci, faccio ancora l'esempio di Luke. Luke l'anno scorso comunque ha fatto dei singoli che hanno conquistato il suo pubblico.
e questo è molto importante, quindi penso anche per Opi possa valere un discorso simile e credo che Opi alla fine, se è ancora lì dentro, c'è un motivo e penso anche che arriverà al serale. Poi non so quanto arriverà lontano, però ricordiamoci anche di Trigno che ha avuto le difficoltà, aveva rischiato di non accedere al serale. Al serale ci è arrivato, ha vinto la categoria canto tra mille discussioni e mille dubbi, però comunque ha fatto il suo percorso. Arrivando alla squadra invece di Rudy Zerbi, che ha tre ragazzi interessanti, c'è Valentina che per me il serale lo merita assolutamente. Rudy Zerbi ha 4 allievi, è l'unico che ne ha 4 e qui potrebbe esserci il taglio? Punto interrogativo, punto di domanda. Non so se effettivamente li taglierà oppure no. Penso che Valentina lo meriti senza ombra di dubbio, perché ha dimostrato di valere tanto, di essere molto molto brava, nonostante il 2026 per lei non sia iniziato al meglio perché è andata in sfida, l'ha vinta, poi comunque anche nella puntata del 18 gennaio non ha brillato per l'inedito. Gli inediti, ripeto, contano perché comunque sono quelli che poi ti fanno svoltare, che fanno la tua carriera e costruiscono la tua carriera. Però ad Amici ci sono più gare cover che inediti e quindi va giudicato tutto nel complesso. Per me Valentina merita assolutamente la maglia del serale e ci arriverà. Abbiamo anche Caterina che è entrata adesso e sta facendo bene. È entrata alla grande, Rudy Zerbi l'ha fortemente voluta. L'unico dubbio su Caterina è il fatto che è entrata dopo. L'unico dubbio è quello, secondo me, ma è molto brava e quindi potrebbe anche lei accedere al serale. E poi abbiamo i due ragazzi che sono Plasma e Riccardo. Riccardo anche si è fatto soltanto una sfida, mi sembra, o al massimo due, e quindi penso che sia un ragazzo che probabilmente accederà al serale. Plasma è l'unico che fa quel genere, e quindi io penso che andrà diretto al serale anche lui, nonostante qualche momento in cui ha zoppicato. Però io credo che anche Plasma ci arriverà. A questo punto chi verrà escluso? Al momento per i nomi che vi ho detto sembrerebbero essere tutti dentro. Secondo me innanzitutto potrebbe entrare qualcun altro per rimpolpare la scuola e poi essere fatto fuori, quindi una sorta di vittima sacrificale come è stato anche negli scorsi anni. Qualcuno che entra a gennaio, a dicembre, a febbraio, proprio all'ultimo, che di fatto non ha il tempo comunque di carburare e di ingranare, a meno che non sia proprio un fenomeno, però io non credo che facciano entrare qualcuno fenomenale adesso, e quindi probabilmente verrà escluso quel qualcuno se dovesse entrare. Per quanto riguarda il ballo invece i dubbi sono pochi. I dubbi sono pochi perché sono 6 persone, già ve l'ho elencati prima, ci sono 2 per parte, 2 per ogni squadra, Pierpaolo e Alex per Veronica Peparini, Alessio e Chiara per Emanuele Lo, Maria Rosaria Emiliano per Alessandra Celentano. Innanzitutto bisogna capire che cosa ne sarà di Maria Rosaria e di Maddalena. Al momento il nodo non è stato ancora sciolto e sono entrambe nella scuola. Maddalena, essendo nella scuola per tutti questi giorni, io penso una cosa, cioè che è molto probabile che alla fine diventi una concorrente ufficiale e poi possa anche arrivare al serale eventualmente, non so se ci arriverà o meno, ma la scelta definitiva, eventualmente se dovesse essere presa una scelta tra Maria Rosaria e Maddalena, verrà presa proprio a ridosso del serale, quindi una delle due andrà al serale con Alessandra Celentano. Questo è il mio pensiero e non escludo, ripeto, che entri qualcun altro da aggiungere alla rosa dei nomi, magari proprio nella squadra di Veronica Peparini. Comunque Pierpaolo è stato molto criticato a destra e a manca ed è ancora lì. Credo che al serale ci arriverà. Io penso che al serale ci arriveranno un po' tutti per quanto riguarda il ballo. Voglio sottolineare che sono soltanto 6 alunni, soltanto 6 allievi e vedo difficile escluderne qualcuno allo stato attuale delle cose. L'unico dubbio resta il ballottaggio tra Maria Rosaria e Maddalena. Ripeto, per me praticamente sono entrambe concorrenti in questo momento allo stato attuale delle cose e eventualmente una decisione potrebbe essere presa soltanto proprio in ottica serale, ma non escludo addirittura che le porti entrambe perché comunque i ballerini sono davvero pochi, a meno che non entri qualcun altro. Questi sono un po' i dubbi, quindi per quanto riguarda il canto, i miei dubbi sono un po' su Elena e Caterina perché sono entrate dopo, anche Lorenzo, che di fatto è quello che sta faticando di più, se vogliamo dirla tutta, e un po' su Angie, perché Angie, ripeto, io la porterei al serale, ma le classifiche delle ultime settimane non vorrei che portino poi invece ad una sua esclusione. Quindi tra questi 4 nomi, che sono i 3 nuovi ingressi, più Angie, che comunque anche lei è un nuovo ingresso, visto che è entrata dopo, anche se un po' prima rispetto a Lorenzo, Caterina ed Elena, quindi vediamo, si gioca sul filo di lana, nel ballo Maria Rosaria e Pierpaolo potrebbero essere i due a rischiare di più. Io metto la mano sul fuoco su Alessio, Chiara, anche se è entrata adesso, comunque l'hanno voluta fortemente e non penso che Emanuele la vada ad escludere dopo averla voluta fortemente, quindi per me Emanuele li porta entrambi. Emiliano sicuramente ci sarà per la Celentano, perché è il suo punto di riferimento
e per Veronica Peparini è certo che invece a questo punto porti Alex, che tra l'altro era quello che aveva iniziato peggio, mentre Pierpaolo, ripeto, resta in dubbio, vedremo cosa succederà. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti.